Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Guardate oggi che giornata meravigliosa. In giro qua c'è la nebbia, sul lago invece splendido, si è aperto benissimo. Veramente una giornata da passeggiata, si sta anche bene, non c'è il freddo dei giorni scorsi perché il soletto scalda. Ecco, questo vi ho aggiornato meteorologicamente. Mi fa piacere, mi avete scritto un sacco di commenti, un sacco di cose, molto bello, difficile però riuscire a rispondere a tutti, quindi cerco di dare qualche risposta. Qua e là. Allora, si può chiedere qualsiasi cosa, ovviamente con educazione, e si può ottenere anche la risposta. In genere sempre vi ricordo di fare un giro sulla playlist nel primo canale ND e la vita dopo la morte o quella spiritualità, in maniera da trovare già la maggior parte delle risposte alle domande che voi fate. Aspettate che mi sposto sempre a favore di luce e quindi già avere un'idea delle cose, dei meccanismi, delle basi di questo fenomeno che è l'NDE, ma anche qualche risposta sul... Allora, Oli c'ha un vigore stamattina, ragazzi, mi mantiene giovane, sì, e anche un'idea, e qua cambia la luce, un'idea di quello che è il mondo spirituale, che quello non è solo nell'aldilà, una volta morti fisicamente, ma c'è anche nell'aldiquà. Noi siamo pervasi e permeati dalla spiritualità, quindi si tratta solo di entrare nell'ordine di idee che non tutto è limitato solo da quello che possiamo vedere o toccare. Questo è un dato di fatto, ormai no, l'abbiamo visto soprattutto nell'NDE di chi è non vedente dalla nascita e quindi ha un Obe, e quindi è una prova empirica, chiara, certa, che l'uomo ha una sua essenza spirituale, una sua coscienza, una sua virtù, chiamatela come volete, che porta ad essere di più che il fisico, insomma. Tanto che queste persone che fisicamente sono handicappate, spiritualmente non lo sono e possono vivere un'esperienza anche visiva, della quale riportano testimonianza precisa e certa. Oli, ci fermiamo un attimo perché intanto vi faccio vedere il lago, guardate che meraviglia. Ed ecco qua. Allora, mi chiedete sempre anche le fonti. Le fonti sono diverse da ovviamente le fonti accreditate della IANS, che quindi è la più grande associazione internazionale, anche se statunitense, ovviamente, come vi dicevo, sulle NDE, che raccoglie i casi di NDE, li screma, ovviamente fa una scrematura e li verifica le cartelle cliniche, fa anche il famoso test
cui abbiamo parlato, vi ho fatto un video apposito con le domande e le risposte per percepire, oltre che la cartella clinica, anche una certa coerenza nella testimonianza. Dopo, come dicevo, può sfuggire la testimonianza un po' di fantasia, un po' poco corretta, certamente sì, può sfuggire, ma è una percentuale ormai molto molto bassa. Invece per quello che riguarda altre NDE, spesso riporto interviste di articoli su giornali, di articoli medici dove sono state riscontrate queste NDE, e di articoli anche di riviste, insomma, o scientifiche o comunque che parlano dell'argomento NDE. Quindi insomma le fonti sono più o meno certificate o certificabili, non sempre le fonti sono chiare. È ovvio che su tanti casi possono anche capitare dei casi, abbiamo detto, forse non proprio correttamente verificati o esattamente precisi, come abbiamo visto in casi come la Gloria Polo o il dottor il neurochirurgo Ebe Alexander, che a causa della loro sovraesposizione mediatica hanno un pochino aggiunto delle cose, ingrandito la storia col tempo, e quindi hanno perso un pochino di credibilità, senza nulla togliere però alla loro iniziale NDE e alla loro cartella clinica, che dimostra già di per sé il miracolo, in quanto dovrebbero essere tecnicamente morti, fisicamente morti, viste le loro condizioni di cartella clinica, e invece sono tuttora qua che parlano e raccontano la loro esperienza. Quindi c'è da tener conto sempre anche di questo. Non lo abbiamo mai nascosto, non l'ho mai nascosto io personalmente, anzi lo ripeto sempre, come alcune NDE sono fuori dagli schemi perché non sono NDE universali, ma sono NDE tagliate su misura per il bisogno di quel momento della persona che vive l'NDE, per cui tenete sempre conto anche di questo. Queste erano un po' le domande che mi avete fatto in questi giorni, ma pochi, veramente pochi, hanno capito il senso finale che si voleva fare con questa ultima NDE sul Monaco. E non ve lo spiego perché dovete arrivarci ognuno per conto proprio, se no tutto il lavoro fatto in questi ultimi tempi non ha nessun significato. C'è chi piace, a chi non piace. Trovo molto particolare questo fatto che se si parla di Gesù, se si parla di conversione nei confronti del cristianesimo, si è sempre un po' mal disposti. Non ho mai capito questa cosa. Allora, se uno ha un'apertura orientaleggiante va bene, se invece ha un'apertura verso il cristianesimo c'è sempre qualcosa di religioso o di sospetto. Ma viva Dio, quando parliamo di spiritualità incontriamo per forza la religiosità di ognuno di noi, perché sono sempre state due cose interconnesse, diversamente dalla NDE, che come abbiamo visto è sconnessa dalla religiosità della persona. La religiosità può influire sull'interpretazione perché gli dà una connotazione e quindi gli viene proposto quello che più lui riesce a capire una volta tornato nella vita fisica, e quindi che più a lui può servire, o a lei ovviamente, per lui intendo genericamente uomo e umanità, possono apprendere nella loro vita fisica, e quindi possono poi portare i cambiamenti o i messaggi
che gli sono stati messi a disposizione. Mi sembra abbastanza chiara questa cosa a questo punto del nostro percorso. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avevate capito questo fino ad ora o meno. Per quello che mi riguarda, Dio piacendo, ci vediamo nel vlog di domani mattina. Vi mando un caro saluto, un abbraccio, un buon weekend a tutti voi. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!